lavaggio delle mani, d'accordo. Ma lei? Con che cosa se le lava le mani? Con acqua calda e sapone. Secondo il professor Scanzoni, il lavaggio al cloro è un'invenzione... Ma lei sa che cosa serve il cloro? No, non mi sono preoccupato di saperlo, visto che il professore... Non ha mai sentito parlare delle particelle di cadavere? Di sostanze organiche in putrefazione che infettano le puerpere? No, sui miei libri non c'è niente di tutto. I suoi libri sono scritti da assassini. Via, via! Vada dal professor Scanzoni e si faccia insegnare il modo migliore per guadagnare molto e per uccidere. Ma professore, io ho studiato sui testi di Se questa ne vada! Io... E non si presenti più a quest'esame finché sarò io, il titolare di questa cattedra. Ho un impegno. Continueremo domani. Contessa, a domani. Allora, professore. È un cancro all'utero, non c'è niente da fare. A domani, signor Conte. Venga qui, mi faccia luce. Come posso visitare con questo buio? Complimenti, signor Conte. La signora Contessa è affetta da semplice metrite. Siamo stati fortunati. Dell'acqua, per favore. Il sesto punto all'ordine del giorno prevede l'assegnazione di un posto di assistente rimasto vacante alla cattedra di ostetrice. È il relatore il professor Semmelweis. Professor Semmelweis? Non c'è, non è ancora arrivato. Qualcuno conosce i motivi del ritardo o dell'assenza del professor Semmelweis?
Starà rincorrendo i suoi ammalati per cambiare le diagnosi? Ormai è una sua abitudine. O starà fuggendo alle ire dei conti Gradish? Sì, per l'incidente di questa notte. Signori, colleghi, vi prego di non perdervi in commenti da trivio. Nessuno di noi può esprimere un giudizio. Ah, ma ecco il professor Semmelweis, finalmente. Tocca a lei, professore. È il turno della sua relazione. Prego, prego. Oh, bene. A lei, professor Semmelweis. Giuramento delle ostetriche. Cosa dici? Sentiamo. Vabbè, sentiamo. Nell'atto di assumere questa professione di così grande rilievo Questo cosa c'entra? morale, è tanto importante dal punto di vista umano e clinico. Io giuro di impegnarmi. Ma insomma, è Ma impazzito. cosa c'entra, signore, il giuramento delle ostetriche? Aiutiamolo. Facciamolo. No, professore, Signori, signori, un po' di calma, per favore, un po' di calma! Signori! Oggi va meglio. Ha anche mangiato qualcosa. Ma l'altro giorno, un delirio, diceva certe cose. Ho ritenuto opportuno avvertire il professor Skoda. No. Stia calmo, professore. Professore, stia calmo. Siamo tra amici qui. Tra pochi giorni avremo tra di noi anche il professor Skoda. Io devo andare subito in clinica. Subito! Non voglio che il professor Skoda mi trovi qui. Io devo spiegargli tutto. Lui deve sapere. Da me! Che cosa ho fatto qui a Pest? Ma certo, professore, certo. Tra pochi giorni. No. Tra pochi giorni. No, subito! Non appena starà meglio, la Stia porterò io calmo, in clinica. su. Calmo, professore. Glielo garantisco. Tra pochi giorni, stia calmo, su. Oh. Io grido violenza. Nessuno risponde. Vieni a vedere.
Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. È affetto da mania che può anche trasformarsi in demenza paralitica. Il vero guaio è che si trova in uno stato di infezione pressoché completa. Il taglio al dito gli ha provocato un patericcio e poi dei focolai suppurativi che stanno degenerando in metastasi purulenta. Ormai emana un lezzo insopportabile. Tutti i grandi medici dell'antichità e del passato a noi vicino sono stati sconfitti da questo problema. Teorie, teorie. Ogni nuova teoria faceva morire la precedente. E intanto le donne e i bambini continuavano a morire. Teorie da Ippocrate al mercato, dal Varandeo al Paré, dal Mercurio al de la Motte. Bene, il lavoro di Semmelweis ha sconfitto e ucciso tutte queste teorie. Ma questo successo non è valso a nulla, perché in questa università si è voluto uccidere Semmelweis, ridando eco e rinforzo a leggende ignobili e scientificamente più che superate. La nostra serietà, sull'esempio lasciatoci dal professor Klein, si fonda nella tradizione medica e non in sperimentalismi ingenui, inutili. È desolante, scandaloso sentir parlare di sperimentalismi a proposito della terapia causale, della diagnosi per esclusione, della statistica applicata. Io mi domando come facciate ad esercitare, ad insegnare. Si tenga i suoi insulti, illustre collega, e non si faccia illusioni sul credito della sua scuola in Austria e ancor meno in Europa. Il suo modo di usare della figura di un poveretto come Semmelweis squalifica questa vergognosa messa in scena. Ma non capite niente. Niente! Semmelweis l'abbiamo perso tutti. Qui non si tratta di attribuire colpe agli uni o agli altri. E invece no, caro Ebra. Proprio no. Lasciami dire. Semmelweis non fu un pazzo isolato e nemmeno un medico fanatico del cloro, ma fu la verifica ideale del metodo che ormai vado predicando da molto tempo. L'immagine esemplare della verità di quelle teorie che qui si combattono per ignoranza e per servilismo. Io continuo a domandarmi, e lo chiedo anche a voi, da anni continuo a domandarmi com'è possibile dar credito al lavoro di un medico che prende l'avvio da osservazioni casuali, diciamo da combinazioni fortunate. La sua grandezza sta proprio nel rigore scientifico con il quale seppe applicarsi a quelle coincidenze, a quelle fatalità che avevamo tutti davanti agli occhi e che non avevano sollecitato nemmeno la nostra curiosità. Sì, purtroppo Semmelweis ebbe due grandi fortune legate a due episodi tragici della sua vita. La differenza di mortalità fra i due reparti rappresentò una specie di base naturale per il controllo delle variabili introdotte nel primo reparto conseguentemente alle teorie da me prese in esame. Nel primo reparto la mortalità era molto più alta che nel secondo e questo
non trovava alcuna giustificazione nell'eziologia accettata fino a quel momento. Kolleczka è morto della stessa malattia di cui ho visto morire centinaia di puerpere. Sì, anche le donne sono morte di flebite, di linfangite, di peritonite, di pleurite, di pericardite, di meningite. Anche nei loro organismi si formavano delle metastasi. Anche Semmelweis è morto come Koleschka. E così oggi abbiamo una prova in più a favore della sua teoria. Non dimentichiamo, colleghi, che l'ultimo atto di Semmelweis, prima di morire, fu una dura lettera pubblica indirizzata al professor Scanzoni, il più eminente ginecologo della Germania, che lo avversò con astio, con calcolo crudele. Io non ho alcuna difficoltà a dichiarare qui davanti a voi che il professor Scanzoni è più ignorante dell'ultimo dei suoi studenti e di una presunzione demenziale. Scanzoni è un uomo senza coscienza, sulla sua anima evidentemente non pesano centinaia e centinaia di cadaveri. E adesso vi leggerò la lettera che il nostro collega Semmelweis pochi giorni fa scriveva al professor Scanzoni. La sua dottrina, professore, poggia sui cadaveri delle partorienti assassinate per ignoranza. Se lei ritiene errata la mia teoria, io la sfido a comunicarmene le ragioni. Ma se lei dovesse continuare senza aver confutato le mie teorie ad insegnare ai suoi allievi la teoria della febbre puerperale epidemica, davanti a Dio e davanti agli uomini dichiarerò che lei è un assassino. Ignazio Filippo Semmelweis. A Vienna ti hanno assegnato la cattedra di Klein all'unanimità, senza discussioni. Ormai sarai sempre con noi, sarai al tuo posto. Sono arrivate molte lettere da Londra, sai? Tutti gli ostetrici inglesi applicano la tua profilassi. In Inghilterra continuano ad uscire pubblicazioni sul tuo metodo. Devi soltanto guarire. Giustizia è fatta. Mi capisci? Non c'è niente da fare. I miei documenti non bastano e non posso attraversare la frontiera. Questi austriaci. Mi arrangerò da solo. Comunque, grazie di tutto e buona fortuna. No, lo usi per il dottor Semmelweis. Faccio tutto quello che si può fare per lui. Purtroppo c'è ben poco da fare per lui. A questo punto, tutto è inutile.
sta morendo. Nessun infermiere vuole entrare nella stanza. Li spaventano questi odori putridi. Figuriamoci i medici. Non lo ha ucciso la follia, ma l'infezione al dito. Il contatto della ferita con il materiale in decomposizione del cadavere sezionato. Ti chiedo perdono, amico. Riconosco la stupidità, la ferocia delle pene a cui ti abbiamo sottoposto. Non ti può capire. Peritonite, pleurite, meningite. È la fine. Semmelweis. Ignazio. Semmelweis. Assassinio. Bambini. Cadaveri. Si ribellano i cadaveri.